Buongiorno, oggi sono a Borno, sono partito dal paese, sto facendo un pezzo di ciclabile pedonale che costeggia la zona degli impianti di risalita che poi portano su al rifugio Monte Altissimo, si possono vedere da là, e voglio fare un giro d'anello e andare al rifugio Lorenzini. Vediamo come va, un giro mai fatto, e quindi godetevi il video. Qui c'è un bel parco con il percorso da fare con le funi sulle reti, molto bello. Poco dopo l'insegna che vi ho fatto vedere, io qua giro a destra. Qui, come indicato, si va a sinistra, c'è un segno anche lì. La località Triangolo, 1060 metri, io arrivo da là, sono proseguito diritto. Una zona piena di case e baite molto belle. Qui praticamente si è a metà tra la Val di Scalve e la Val Camonica. Lì sopra c'è la zona del lago di Lova, più di là. Lì sopra c'è anche un bel giro da fare che si fa al rifugio San Fermo, mentre dietro c'è la zona del Pizzo Camino. Lì ci ho fatto anche un bel giro, trovate il link qua sopra oppure sotto in descrizione. Questa è una zona molto bella, piena di case. Qui proseguo dritto, seguo sempre le indicazioni per il momento per il rifugio Monte Altissimo, ma non sarà la mia destinazione, a meno che è presto e magari ci faccio un salto. Là c'è la strada che collega appunto la Val Camonica con la Val di Scalve. Adesso qui vado a sinistra. Guardate un po' che bella baita, in che contesto si trova. Spettacolo. Allora, in questa posizione, volendo, si può andare verso sinistra, il sentiero sale un po' più ripido, oppure a destra che costeggia leggermente, ma comunque poi si ricongiunge a questo. Io faccio questo qua perché poi vado al rifugio. Là dovrei scendere, ma non cambia moltissimo. Ho deciso di fare questo solo per vedere un po' com'è. Alla fin qui ho percorso la strada forestale che avete visto. Adesso mi inoltro un po' nel bosco. Qua il sentiero si fa un po' più dissestato, diciamo, però è comunque bello perché tutto all'ombra in mezzo al bosco. Già da adesso vedo che è molto bello, ho fatto bene a fare questo, mi sa. Praticamente sul sentiero ci sono solo io, silenzio allucinante. Sono arrivato da lì e adesso si è aperto un bel panorama, direi. Lì c'è una bella panca dove potersi fermare. Adesso io devo proseguire fino là e poi deviare verso destra. Invece di là arriva il sentiero che vi facevo vedere prima,
nella strada un po' più bella, ecco. Là ci dovrebbe essere anche una malga, adesso magari vado a vedere se si vede, così ve la faccio vedere. Quella è la malga di Valsorda. Allora, come dicevo prima, sono arrivato da lì. Queste indicazioni prendo per Pratolungo, poi vabbè, monte altissimo ma non è la mia destinazione. Là dietro c'è un altro cartello con scritto Rifugio Colonnello Lorenzini, 1500 metri. Sono al rifugio Lorenzini, però è chiuso. Adesso io proseguo e poi vedo, sono le 10:30, vedo magari fare un salto su al monte altissimo. Niente dalla malga, ho visto che c'è il cartello monte altissimo, un'ora, allora visto che è presto, sono solo le 10:30, ho deciso di salire. Sono già salito altre volte, però sul panorama è molto bello. È sempre una bella vista da qua, veramente bella. Là c'è la zona del lago di Lova, Pizzo Camino, rifugio San Fermo, bello. Allora, qui a destra c'è un sentiero che porta giù fino alla Malgamine. Se volete andare a vedere il video ve lo lascio qua sopra in descrizione. L'ho già fatto una volta in un periodo invernale dove cominciava a esserci un po' di neve. Ero salito comunque al monte altissimo, sentiero tranquillo, senza nessun problema. Si arriva alla Malgamine e poi si va giù ancora a Borno. Invece stavolta io proseguo da questa direzione per cambiare un po' il percorso, vedere un po' qualcosa di nuovo. Se si prende il sentiero che dal monte altissimo scende giù, c'è a un certo punto c'è il percorso degli scoiattoli, che alcuni cartelli indicano che ci potrebbe essere la presenza di scoiattoli. Sinceramente io non ho visto neanche uno, però la cosa è carina perché a ogni indicazione c'è un timbrino dove tu puoi timbrare un foglio, e così, giusto per magari per i bambini. Interessante. Scoiattoli non ne ho visti. Adesso mi trovo un posticino tranquillo dove fermarmi a mangiare con magari un bel panorama, e noi ci vediamo dopo il time lapse. Ho trovato il posticino dove mangiare con super vista. Adesso comincio a scendere, mancherà circa 3 km, un'oretta neanche, sono giù. Allora io vi saluto qui, il giro è
finito, prima di arrivare in paese, che poi c'è casino, non si sente niente, vi volevo spiegare un po' il giro, a parte che è semplicissimo, non ci sono difficoltà. Se non si vuole salire al monte altissimo, la fatica è proprio veramente poca, il dislivello è poco e comunque quello che c'è è veramente distribuito in modo molto leggero. Merita salire al monte altissimo perché comunque alla fine c'è una bella visuale su tutta la parte del lago di Lova, Pizzocamino, anche la Presolana, in alcuni punti si vede benissimo, e una bella passeggiata si può fare tranquillamente. Il periodo invernale naturalmente ci sono quelli che sciano, quindi alcuni sentieri forse sono un po' chiusi. E come dire sempre, ci vediamo al prossimo video. Ciao!